rinviene Vlasic, forse c'è fallo? No, non è mai fallo, dai. Però fischia, cioè cosa stiamo aspettando? 97, oh. Finisce qui! Inter batte Torino, Torino 0, Inter 3. L'Inter torna a vincere subito al ritorno della sosta, una partita, Simo, che nascondeva tantissime insidie, in cui prima della gara avevamo detto basta vincere, bisogna vincere in qualsiasi modo, anche con le mani, come hanno fatto altri su altri campi. A noi non è servito segnare di mano, è bastato aspettare con pazienza il momento giusto e poi arrivano 3 gol. Thuram, Lautaro Martinez e Çalhanoğlu vanno a completare questo tris su un campo storicamente difficile per noi, perché il Torino è sempre ostico, che aveva delle difficoltà, se ne sono aggiunte altre durante la partita perché si è fatto male anche Skurz, e poi da lì, insieme anche ai cambi che sono stati fatti, l'inerzia della gara è cambiata e l'Inter ha portato a casa una partita che per il momento vale il ritorno in vetta alla classifica, in attesa poi di Milan-Juventus. Simo, che partita è stata? Allora, mi verrebbe da dire che è stata una partita opposta rispetto a quelle che l'Inter non ha vinto, perché l'Inter comunque spesso è partita molto forte, molto bene, anche con il Bologna, l'ultima che mi viene in mente, fai 2 gol subito e quindi parti con grande forza. Intorno all'ora di gioco, anche qualche minuto prima, arrivi a subire il gol, ma avevi già avuto un calo precedentemente e poi non la vinci. Oggi è successo l'esatto opposto. Primo tempo orrendo, in generale, non solo dell'Inter, ma dell'Inter soprattutto, sinceramente. Nella ripresa l'inizio non è stato, anche in questo caso, brillante. Appena mister Inzaghi ha fatto i cambi, minuto 57, ha fatto 3 cambi, subito l'abbiamo notato entrambi, io e te, abbiamo percepito qualcosa di difficile da spiegare a parole, ma si è percepito un cambiamento. Non a caso, minuto 57 i cambi, minuto 59 arriva il primo gol di Thuram su assist di un neoentrato Dumfries e dopo pochi minuti, al minuto 67, arriva già il raddoppio. Quindi è stato proprio l'opposto rispetto al solito e questa è una bellissima notizia, perché a fronte di un primo tempo oggettivamente molto negativo, io ero molto arrabbiato e anche deluso perché vedevo un Inter mentalmente non mi sembrava sul pezzo, cioè non mi sembrava aver aggredito la partita per come questa partita richiedeva di essere aggredita, però dicevo, siamo al 45esimo, mi aspetto, esigo che una big nella ripresa contro un Torino che è sempre una squadra ostica ma era in difficoltà a livello anche di giocatori, venga fuori e vinca. Probabilmente non mi aspettavo il 3-0, mi accontentavo anche dell'1-0, però hai vinto, quindi direi che va veramente benissimo. C'è da dire, Simo, io nel primo tempo do dei demeriti all'Inter, ma anche dei meriti al Torino. La sensazione è che poi l'Inter abbia fatto anche un primo tempo di più possesso palla, più gestione del pallone, per far correre un po' di più l'avversario ed il pallone in generale. Quindi io chiudo questa partita con la sensazione che l'Inter in realtà non abbia speso tantissimo a livello proprio di energie fisiche, non è stata una vera e propria battaglia. È chiaro però che nel primo tempo, dopo una prima fase, c'è stata dalla mezz'ora in poi soprattutto un momento in cui il Torino ha preso il controllo del centrocampo, soprattutto, che poi è uno dei temi di cui parleremo anche nelle pagelle a parte. Preso il controllo del centrocampo, sono subentrati tutta una serie di errori da parte nostra e quindi lì delle difficoltà si sono viste. E poi però è venuta fuori anche probabilmente, oltre ad una superiore tecnica da parte dell'Inter nei singoli, c'è stata secondo me anche un pochino più di coraggio. Intanto Thuram, che nel primo tempo l'ho visto un pochino anche più distante dal gioco, erano un pochino tutti più slegati a livello di reparti. Qualcosa secondo me Inzaghi ha chiesto anche dal punto di vista tattico, perché poi Thuram io l'ho visto anche più abbassato, più a venire incontro. Lo stesso Mkhitaryan, che prima si era un pochino perso in mezzo al centrocampo, poi l'ho visto più presente anche nell'inserirsi, nel supportare l'attacco. Quindi già secondo me queste accortezze su Thuram, su Mkhitaryan e gli ingressi in campo, soprattutto dei nuovi entrati, hanno riequilibrato un po' l'Inter a livello anche di distanze, e quindi da lì è venuta fuori ovviamente una superiorità da parte dell'Inter. L'infortunio di Skurz, brutto infortunio purtroppo, con il ginocchio che è saltato probabilmente,
ha ovviamente indirizzato la gara, perché comunque era soprattutto lui che stava tenendo secondo me l'equilibrio difensivo del Torino. Era Skurz che stava vincendo un po' di più i duelli, stava giocando anche con grande personalità fino a quel momento. E direi bene, Simo, si pone il tema adesso del centrocampo di Barella. Ho visto tantissimi commenti su Barella in questo momento. Oggi per me non è stata una bella partita di Barella, per quello che si è visto, ma così come nel primo tempo nemmeno Mkhitaryan, cioè il centrocampo l'ha preso il toro secondo me. Nel primo tempo il migliore in campo era stato Sommer, che di fatto ci aveva tenuti sullo 0-0, perché comunque le due occasioni più da highlights di quello che abbiamo visto nel primo tempo erano per il Torino salvate da Sommer. E quindi che impressione, che idea ti sei fatto, Simo, sui singoli in generale, anche sulla prova di Barella, che poi non ne vorrei parlare così in maniera approfondita, però inevitabilmente ho visto talmente tanti commenti per cui è stato preso di mira in un modo in cui Frattesi fa un errore alla fine che fa partire un contropiede del Torino sul 2-0 e cioè Frattesi è entrato molto bene, mi è piaciuto molto, sicuramente si meriterà più spazio, ma fa un errore sul 2-0 che se l'avesse fatto Barella sarebbero stati qui con i forconi in chat. Sì, Barella paga un po', secondo me, un inizio di stagione complessivamente non brillante, e poi avendo lui questo carattere che spesso lo porta magari a prendere il giallo per proteste, come è accaduto anche oggi, e così via, un pochino si tira addosso qualche critica in più. Oggi ha giocato male, non credo si possa dargli un voto positivo. Allo stesso tempo mi viene anche da dire, è stata un'Inter talmente brutta nel primo tempo e talmente diversa nella ripresa che fatico a dare tutte le responsabilità a Barella. Barella è uno di quelli che ha giocato male, ma come hai detto anche prima, anche tu, nel primo tempo Mkhitaryan gioca altrettanto male, e Mkhitaryan non ha nemmeno la, tra virgolette, scusa di essere andato magari in nazionale, di aver giocato dei minuti. Quindi è stata proprio una gara spezzata a metà da tutta l'Inter. Chi è stato in campo nella prima metà ha sofferto di più, chi lo è stato nella seconda ha sofferto un pochino meno. Community di Passione Inter, non so se tu avevi altro da aggiungere. No, non abbiamo detto tutto. Bene, allora chiudiamo qui ricordandovi sempre di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, lasciare un mi piace e valutate la possibilità di abbonarvi per sostenere il nostro progetto e per non perdervi i nostri contenuti esclusivi, che dal 1° novembre saranno sempre di più, con tutte le dirette e non solo. Quindi mi raccomando, supportateci e iscrivetevi al canale.